Eh sì, ora vi vedo meglio. Benvenuti sul mio canale, dove parleremo di ascensori con un focus particolare sui sistemi di sospensione. Io mi chiamo Nicola e lavoro per la business unit Elevator and Escalator di Prysmian Group. A parte questo, in qualità di libero professionista, mi occupo di corsi di formazione. Mi trovate sui principali social network cercandomi come Nicola in Bimbo o come Nick di Elevator Guy. Nick è un personaggio di fantasia ed ho iniziato a disegnare perché reputavo ci fosse la necessità di avere qualcosa di simpatico da rappresentare durante i miei corsi. Trovate le mie vignette sulle varie piattaforme. Detto questo, occupiamoci della ragione per cui siamo qui. Siete stati in tanti a contattarmi a seguito della pubblicazione della nuova Uni 10411 parte prima, dedicata alle modifiche degli ascensori esistenti, e soprattutto mi avete fatto molte domande sulle tipologie di terminazioni per le funi di sospensione che siano ammissibili. Per poter compiutamente affrontare questo argomento dobbiamo prima fare un passo indietro. O forse un passo avanti, cerchiamo di capirci. Dobbiamo iniziare ad andare a vedere che cosa c'è scritto nella EN 8120, norma tecnica che riguarda gli ascensori di nuova installazione. Quindi ha senso, un passo avanti. Nella 8120 vengono riportate le seguenti terminazioni come ammissibili per le funi di sospensione degli ascensori. Innanzitutto, il classico capocorda simmetrico a cuneo, il capocorda a cuneo di tipo asimmetrico, la terminazione con manicotto pressato e la terminazione pressata. Ci dovrebbe essere venuto un dubbio. Come dite? Ottima osservazione. Vedo che siete stati attenti. Effettivamente, rispetto alla N811 ci sono due tipologie di terminazioni che non compaiono, che sono le terminazioni con i morsetti a cavallotto e quelle con la testa fusa. A questo punto torniamo indietro effettivamente e torniamo alla nostra Uni 10411 parte prima, che al punto 17 ci dice quali sono le terminazioni ammissibili nel caso in cui stiamo modificando un ascensore esistente. Le terminazioni ammissibili sono quelle contemplate nella N8120. Se precedentemente installate, si possono utilizzare le terminazioni con morsetto a cavallotto e la terminazione con testa fusa, a patto che i morsetti a cavallotto siano conformi alla N13411 parte quinta, mentre per le teste fuse ci dice che devono essere conformi alla N13411 parte quarta. Ora che abbiamo compreso quali sono tutte le tipologie di terminazioni ammissibili nella Uni 10411 parte 1, dobbiamo approfondire un attimo l'argomento dei morsetti a cavallotto e delle teste fuse. Giusto per capirci, questo qui è un morsetto a cavallotto. È innanzitutto composto da una sella e da una parte arcuata. Ricordatevi la seguente frase: mai sellare un cavallo morto. Mai sellare un cavallo morto. No, non sono impazzito. La sella, che è questa parte inferiore, è la parte che deve andare in contatto col tratto portante di fune, quindi con il cosiddetto cavallo vivo, mentre la parte arcuata deve andare in contatto col tratto morto di fune, quindi mi raccomando non montateli al contrario, nella parte inferiore ha due dadi. Questi due dadi vanno stretti, seguite le istruzioni dei fabbricanti di questi oggetti e capite bene che sono delle connessioni meccaniche. Vibra oggi, vibra domani, alla fine tenderanno a svitarsi. Sulla norma tecnica ci sono tutte le istruzioni del caso su come vadano montati. Ora però occupiamoci delle teste fuse, di cui ho qui un bel campione che mi è stato dato da un amico ascensorista, quindi vedete qui dentro la testa fusa inserita nel suo bicchiere. Non entreremo particolarmente nel merito di come si realizzano le teste fuse, il procedimento è scritto nella N13411 parte quarta. Quello che ci interessa capire è che le teste fuse garantiscono il 100% del carico di rottura della fune a patto che siano ben realizzate e a patto che vengano applicate in esercizio correttamente, e cioè devono essere con tiro verticale, perché se avessero il tiro inclinato la fune si inizia a danneggiare esattamente in questo punto. Ma vedete che alla base di questo bicchiere ci sono già delle deformazioni permanenti. Vi faccio vedere un altro pezzo di fune che è quella che lavorava più inclinata
E questo è quello che abbiamo trovato. Potete immaginare bene che il carico residuo di questa fune è veramente irrisorio. Quando verificate le funi di sospensione degli ascensori, andate sempre a guardare i tratti di fune terminali che entrano all'interno delle terminazioni, perché è lì che si concentrano i maggiori stress. Quindi probabilmente la fune sta bene, non ha nessun filo rotto, non ha nessuna particolarità, ma in corrispondenza al capocorda potrebbero esserci dei problemi. Se non l'avete ancora visto, andate a vedere il mio tutorial dedicato alla specifica tecnica UNITS 11807, nella quale vengono esaminati i criteri di verifica delle funi per ascensori. Bene, spero di avervi chiarito compiutamente le tematiche e di aver risposto a tutte le domande che mi avete fatto. Lasciatemi nei commenti qui sotto le vostre osservazioni o richieste di chiarimenti ulteriori. Sarò ben contento di farvi degli altri tutorial nel caso in cui fossero necessari. Dimenticavo, se siete miei follower sui vari social network, avrete sicuramente visto questa spilletta di Nick di Elevator Guy. Quindi, se vi fa piacere averla, nella prima occasione in cui ci incontreremo, chiedetemela, sarò ben contento di darvene una. Mi raccomando, continuate a seguirmi su tutte le piattaforme social. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, state buono, ciao 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 ciao.